Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questo bellissimo cesto. È veramente molto particolare perché l'ho realizzato con due colori, il beige e il bianco, ma ognuno può realizzarlo con i colori che più preferisce. È un cesto abbastanza capiente, infatti è largo all'incirca 30 cm. Come potete vedere ho realizzato una base rotonda perfetta, nel corso del video vi spiegherò come realizzarla. È un'ottima idea regalo, può essere utilizzato per mettere i prodotti nel bagno, in camera da letto, per mettere delle salviettine, per inserire dei giochi dei bambini. E quindi ha veramente una grande utilità. Adesso vi lascio la spiegazione e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre vi ricordo che potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: due rocche di cordino nel color bianco e beige. Questa beige è anche già utilizzata, quindi all'incirca ci vorranno 300 grammi di tutti e due i colori, un marcapunto, un uncinetto numero 4, vi consiglio di vedere sempre se va bene per la vostra mano, un accendino e delle forbici. Adesso vi spiego come realizzare la base. Quindi prendo il cordino bianco, prendo un accendino e brucio leggermente la parte iniziale in modo tale da non far sfilacciare il cordino durante la lavorazione. Adesso realizzo un cerchio magico. Quindi giro il cordino intorno al dito in questo modo e creo una sorta di X, inserisco l'uncinetto in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Adesso sfilo il dito e lavoro 6 punti bassi. Prima di lavorare gli altri 5 punti, qui nel primo punto inserisco un marcapunto. Una volta lavorati i 6 punti bassi, chiudo completamente il cerchio magico. Mi raccomando, lo stringo il più possibile. E cosa faccio? Senza chiudere il giro, quindi continuando a lavorare a spirale, tolgo questo marcapunto, metto questo filo in orizzontale per nasconderlo e qui dove c'era il marcapunto lavoro un punto basso. Prendo il marcapunto e segno subito questo punto. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo sto lavorando un aumento. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro lavorando degli aumenti, quindi per ogni punto basso disponibile lavoro un aumento. Quindi adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo tra un po' per vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, adesso ho un totale di 12 punti bassi. Adesso cosa faccio? Tolgo questo marcapunto e qui dove avevo il marcapunto lavoro un punto basso.
Prendo un marcapunto e segno questo punto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo sto lavorando un aumento. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Quindi adesso continuo a lavorare così tutto il resto del giro, ripetendo la sequenza un aumento, un punto basso, e siccome ho iniziato con un aumento dovrò terminare con un punto basso. Noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e proprio come vi avevo anticipato ho terminato con un punto basso, quindi il mio giro è corretto e posso andare avanti. Adesso vi spiego un passaggio che mi permetterà di ottenere un cerchio perfetto. Allora, devo andare a lavorare il nuovo giro e dovrò lavorare un punto basso in più rispetto al giro precedente. Cosa significa? Che se nel giro precedente ho lavorato la sequenza un aumento un punto basso, in questo giro devo lavorare la sequenza un aumento 2 punti bassi. Ma per ottenere un cerchio perfetto devo fare un piccolo calcolino, veramente molto semplice, ossia devo prendere il numero di punti bassi e dividerlo a metà e qui nella metà lavorare un aumento. Quindi cosa faccio? Faccio 2 diviso 2 1 e quindi ottengo la mia sequenza, ossia un punto basso, un aumento e poi un punto basso. Vedete? È veramente molto semplice. Quindi adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto. Qui dove avevo messo il marcapunto lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto, nel punto successivo lavoro un aumento nel punto successivo lavoro un punto basso. E vedete? In questo modo ho lavorato la sequenza 2 punti bassi e un aumento, ma lavorandola in questo modo, poi a fine della lavorazione otterrò un cerchio perfetto. E adesso ricomincio la sequenza, quindi lavoro un punto basso, un aumento e un punto basso. Quindi adesso continuo a lavorare così tutto il resto del giro, ripetendo la sequenza un punto basso, un aumento, un punto basso. Noi ci rivediamo qui in prossimità della fine per vedere come continuare. Mi raccomando, devo terminare con un punto basso. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Come vi ho già anticipato, ho appena terminato il giro con un punto basso, quindi ho lavorato tutto correttamente e posso andare avanti con la lavorazione. A questo nuovo giro dovrò lavorare sempre un punto basso in più, quindi lavorare 3 punti bassi e un aumento. In questo caso, essendo il 3 un numero disparo, non faccio lo stesso procedimento che vi ho spiegato prima, ma lo lavoro normalmente. Quindi tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso. Prendo il marcapunto e segno questo punto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. In questo modo ho lavorato un aumento e adesso semplicemente lavoro 3 punti bassi. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio vedere un'altra volta. Lavoro un aumento. Lavoro 3 punti bassi. Quindi, come potete aver capito, il calcolo di dividere a metà i punti verrà effettuato soltanto nei giri con un numero di punti bassi pari, mentre per quanto riguarda i giri con un numero di punti bassi dispari, lavorerò proprio come ho appena fatto. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo la sequenza un aumento e 3 punti bassi
e noi ci rivediamo qui in prossimità della fine per vedere come continuare. Mi raccomando, devo terminare con 3 punti bassi. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e ho appena terminato il mio giro con 3 punti bassi, proprio come vi avevo anticipato, quindi il mio giro è perfetto e posso proseguire con la lavorazione. Adesso devo lavorare il prossimo giro, andrò a lavorare un punto basso in più, quindi non lavorerò più un aumento e 3 punti bassi, ma un aumento e 4 punti bassi. Essendo il 4 un numero pari, effettuo l'operazioncina che vi ho spiegato prima, quindi faccio 4 diviso 2 ed ottengo come risultato 2 e poi tra questi due punti lavoro l'aumento, quindi la mia sequenza sarà 2 punti bassi, un aumento e 2 punti bassi. Adesso ve la faccio vedere, quindi tolgo questo marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno il punto. Mi raccomando, fate molta attenzione a questo passaggio. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un aumento. Adesso lavoro 2 punti bassi. Quindi ho lavorato questa sequenza 2 punti bassi, un aumento e 2 punti bassi, ma è come se avessi lavorato 4 punti bassi e un aumento. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo sempre la sequenza 2 punti bassi, un aumento e 2 punti bassi. Allora, adesso continuo a lavorare così tutto il resto del giro. Poi vi spiego come continuare, ossia una volta arrivata qui dove c'è il marcapunto, lavoro un nuovo giro, sempre aggiungendo un punto basso in più. Quindi invece di lavorare 4 punti bassi e un aumento, lavorerò 5 punti bassi e un aumento. Essendo 5 un numero disparo, lavorerò semplicemente la sequenza aumento 5 punti bassi, aumento 5 punti bassi, proprio come vi ho spiegato prima. Poi una volta terminato quel giro, aumento sempre di un punto basso, quindi lavorerò 6 punti bassi e un aumento e qui, essendo il 6 un numero pari, ripeterò il procedimento che vi ho appena fatto vedere. Quindi cosa faccio? Prendo il 6, lo divido a metà, ottengo 3 e lavoro la sequenza 3 punti bassi, un aumento e 3 punti bassi. Poi il giro successivo, un nuovo giro di punti dispari e lavorerò aumento e il numero di punti dispari. Il giro successivo avrò un numero di punti bassi pari e faccio sempre il numero di punti bassi diviso 2 e nel centro lavoro l'aumento. Quindi adesso continuo a lavorare ripetendo questi due giri tutto il resto del cerchio fino ad arrivare ad un diametro di circa 30 centimetri. Noi ci rivediamo per vedere il risultato e continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, questo è il mio cerchio completo, è veramente molto grande, ho un diametro di circa 27 cm, quindi mi sono fermata un pochino prima dei 30 cm, ma adesso lo misuro e vi faccio vedere proprio la misura esatta. Vedete, ho 27 cm, anche 27 e mezzo. E il mio ultimo giro è un giro di numeri pari dove ho lavorato la sequenza 22 punti bassi e un aumento. Mi raccomando, ho sempre applicato il trucchetto del dividere a metà i punti. Quindi in totale in quest'ultimo giro ho 144 punti e mi serve sapere quanti punti ho perché devo vedere se il numero di punti che possiedo è divisibile per 4, che è il multiplo di lavorazione del punto rombi. Quindi cosa faccio? Prendo il mio numero di punti, nel mio caso 144, lo divido per 4 e ottengo 36. Quindi ho un multiplo di 4 e posso procedere con la lavorazione. Se per caso voi avete realizzato un cerchio più piccolo o più grande,
Dovete contare quanti punti avete e nel caso in cui il vostro numero non è divisibile per 4 e quindi non avete il multiplo di lavorazione, dovete lavorare un altro giro dove aggiungete i punti che vi servono per ottenere un numero divisibile per 4. Una volta detto questo, cosa faccio? Taglio il filo, sfilo il filo in questo modo e tiro bene il tutto. Prendo un accendino e brucio questa parte tagliata in modo tale da non far sfilare il filato e qui su questo filo inserisco un ago. Mi raccomando, un ago con un foro abbastanza largo per lo spessore del filo. Adesso cosa faccio? Vedete, qui è dove ho tagliato il filo, qui ho il marcapunto. Io adesso tolgo questo marcapunto perché mi dà un pochino fastidio. E cosa faccio? Salto il punto dove avevo messo il marcapunto, entro nel punto successivo qui e faccio passare l'ago. Mi raccomando, il punto lo prendo intero, quindi prendo tutte e due le asoline e tiro bene il filo. Adesso cerco di realizzare la stessa misura delle altre asoline. Cosa faccio? Salto sempre il punto dove avevo messo il marcapunto, entro nel punto successivo, ossia il punto dove ho tagliato il filo e entro nel centro del punto, quindi prendo soltanto l'asolina di dietro. Adesso giro un attimo il fondo e vi faccio vedere bene come prendo il punto. Vedete, prendo l'asolina di dietro e prendo anche questa asolina sottostante, quindi in totale sul lago dovete avere 2 asoline e faccio passare il filo, tiro bene il tutto. Mi raccomando, fate attenzione alla misura dell'asolina appena creata. E cosa faccio? Qui sul rovescio del lavoro prendo una qualsiasi asolina, la più vicina possibile, e realizzo un nodino. Tiro bene il filo. E adesso cosa faccio? Entro qui nel punto successivo, sempre nel centro, quindi prendo soltanto la solina di dietro e faccio passare il filo. Poi semplicemente tolgo l'ago e vado avanti con la lavorazione. Questo filo non lo nascondo perché lo vado poi a nascondere durante la lavorazione della parte alta del cesto. Quindi adesso il mio fondo è completo e posso andare avanti con la lavorazione. Metto il fondo in modo tale da avere il dritto del lavoro davanti a me. E cosa faccio? Vado a prendere il filato beige. Diciamo più un tortora che un beige, però. Prima di iniziare ad agganciarmi, prendo sempre l'accendino e brucio questa parte iniziale. Adesso vedete qui dove ho fatto passare il filo, entro nel punto precedente e come potete vedere ogni punto è formato da 2 asoline, una davanti e una dietro. Io vado a lavorare tutto il giro prendendo soltanto l'asolina di dietro, quindi andrò a lavorare in costa indietro. Inserisco l'uncinetto in questo modo, mi aggancio al filato beige in questo modo e faccio passare il filo attraverso il punto. Adesso prendo la codina iniziale, la sposto in questo modo e lavoro una catenella. Tiro un pochino la codina iniziale e qui nella catenella inserisco un marcapunto. Mi raccomando, questa catenella va considerata come il primo punto del giro.
Adesso prendo questa codina iniziale e la metto in orizzontale, prendo la codina bianca e la metto in orizzontale, entro nel punto successivo, qui dove esce la codina, sempre in costa indietro, quindi prendendo solo la solina di dietro e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso in costa indietro. Mi raccomando, fate sempre molta attenzione alle codine. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso in costa indietro. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso in costa indietro. Quindi se vi avevo detto che a fine fondo avevo un totale di 144 punti, dovrò lavorare 144 punti bassi in costa indietro. Ok, ho lavorato qualche punto, adesso vi faccio vedere il risultato. Quindi se io piego la parte beige in modo tale da ottenere l'altezza del cesto, potete vedere che il fondo avrà questa parte non lavorata della costina indietro, che mi crea un disegnino veramente molto carino e quindi rifinisce molto bene il cesto, mentre la parte beige si inizia ad alzare e a creare la parte alta del cesto. Vedete? Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro come vi ho detto e noi ci rivediamo tra un po' per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho lavorato tutto il giro in punto basso in costa indietro e questo è il risultato. Non vi preoccupate se il cesto si piega un pochino, perché poi mano a mano che andremo avanti con la lavorazione il punto si assesta e quindi il fondo ritorna bello piatto. Allora adesso cosa faccio? Tolgo questo marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto basso. Allargo leggermente la solina. Adesso allargo leggermente la solina. Entro nel centro del punto basso, quindi vedete qui tra le due asoline del punto, prendo sia questa asolina davanti che quella dietro, fate molta attenzione a questo passaggio, e lavoro un punto basso. Lavorando i due punti bassi in questo modo è come se avessi lavorato un punto alto. Questo è un ottimo modo per iniziare il giro a punto alto invece di lavorare le 3 catenelle che poi rimangono poco carine da vedere. Adesso inserisco un marcapunto e vado avanti con la lavorazione. Quindi cosa faccio? Sistemo bene il punto, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Mi raccomando, in questo caso il punto lo prendo intero, non più in costa indietro, perché non ne ho più bisogno.
Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto alto. Quindi devo lavorare 144 punti alti. Voi regolatevi sempre a seconda del vostro numero di punti. Quindi adesso vado avanti con la lavorazione, noi ci rivediamo qui in prossimità alla fine per vedere poi come iniziare il punto rombi. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Devo iniziare la parte del punto rombi che avverrà in due colori. Prendo il filato bianco, prima di iniziare la lavorazione brucio sempre la parte iniziale. Adesso metto questo filo bianco in orizzontale così, tolgo il marcapunto, facendo attenzione a non perdere il filo bianco, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto basso. Adesso sistemo bene il filo bianco in modo tale da non perderlo, prendo un marcapunto e segno questo punto appena lavorato per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Adesso, sempre mantenendo il filato bianco in orizzontale, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, ma fate molta attenzione a questo passaggio perché effettuerò il cambio colore, quindi carico il filo sull'uncinetto, ho due asoline beige sull'uncinetto, adesso cosa faccio? Lascio il filato beige, lo metto in orizzontale per poi poterlo nascondere, prendo il filato bianco e chiudo le due asoline con il filato bianco. In questo modo. E vedete, in questo modo ho lavorato un punto basso con il beige, ma adesso sull'uncinetto ho il filato bianco. Adesso cosa faccio? Metto questo filo in orizzontale, carico due volte il filato bianco sull'uncinetto. Vado a lavorare sul primo giro di punto basso beige, quindi il giro che ho lavorato in costa indietro. E cosa faccio? Torno indietro, quindi conto 1, 2 e 3 punti. Ed inserisco l'uncinetto qui tra il primo punto del giro e l'ultimo punto. Adesso esco tra il primo punto e il secondo punto basso del giro, in questo modo. Ho caricato il punto basso sull'uncinetto e cosa faccio? Carico il filo bianco sull'uncinetto,
lo faccio passare attraverso il punto. Vedete, ho ben 1, 2, 3, 4 asoline. Adesso cosa faccio? Chiudo le prime 2 asoline. Mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto. Chiudo altre 2 asoline. Mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto. Adesso qui è dove mi sono agganciata, conto 1, 2, 3 punti bassi e entro qui tra il terzo e il quarto punto basso. Quindi mi raccomando, il punto dove mi sono agganciata non lo conto, poi conto 3 punti bassi e inserisco l'uncinetto tra il terzo e il quarto punto, così. Adesso faccio uscire l'uncinetto tra il quarto e il quinto punto. Vedete, in questo modo ho preso un punto basso sull'uncinetto e ripeto lo stesso passaggio di prima, quindi carico il filo sull'uncinetto, faccio passare il filo attraverso il punto, mi ritrovo con 5 asoline sull'uncinetto, chiudo le prime 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto. Adesso effettuo il cambio colore, quindi prendo il filato bianco e lo sposto in questo modo. Riprendo il filato beige, lo carico sull'uncinetto e chiudo le 3 asoline bianche. Tiro bene il filato bianco e vedete, in questo modo ho lavorato tutto il punto con il bianco, ma adesso sull'uncinetto mi ritrovo il colore beige. E questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Metto il filo bianco in orizzontale per nasconderlo, salto il punto alto corrispondente a questa, chiamiamola V appena lavorata, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso, ma effettuo il cambio colore, proprio come vi ho fatto vedere prima. Quindi quando ho le 2 asoline beige sull'uncinetto, lascio il filato beige, prendo il filato bianco e chiudo le 2 asoline con il filato bianco. Tiro bene il punto, metto il beige in orizzontale, adesso vado a lavorare una V proprio come ho fatto prima, quindi carico 2 volte il filo sull'uncinetto, torno indietro ed entro qui nel giro di punto basso proprio nel punto dove mi sono già agganciata prima, vedete qui. Adesso chiudo le prime 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, non conto il punto dove mi sono appena agganciata, dal punto successivo conto 1, 2, 3 punti, entro qui tra il terzo e il quarto punto,
Così esco tra il quarto e il quinto punto e lavoro proprio come ho appena fatto. Quindi chiudo le prime 2 asoline, chiudo le altre 2 asoline, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto. Adesso cosa faccio? Prima di chiudere le 3 asoline effettuo il cambio colore, quindi metto il filato bianco da parte in questo modo, prendo il beige e chiudo le 3 asoline con il beige. Adesso tiro bene il filato bianco in modo tale da bloccare il punto e ricomincio la sequenza. Quindi salto il punto alto corrispondente a questo punto appena lavorato, lavoro 3 punti bassi con il beige e nel terzo punto effettuo il cambio colore, proprio come vi ho fatto vedere. Vado a lavorare una V proprio come ho fatto prima, quindi una volta torno indietro e mi aggancio al punto dove già mi ero agganciata prima, quindi chiudo 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto e non conto il punto dove mi sono appena agganciata, ma inizio dal punto successivo e conto 3 punti bassi. Qui tra il terzo e il quarto punto basso inserisco l'uncinetto. Faccio uscire l'uncinetto tra il quarto e il quinto punto basso e chiudo 2 asoline. Adesso chiudo altre 2 asoline, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto, lascio il filato bianco, riprendo il filato beige e chiudo tutte e 3 le asoline insieme. Tiro bene il filato bianco per fermare il punto, lo metto in orizzontale in modo tale da nasconderlo, salto il punto alto corrispondente a questa V, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente adesso ricomincio a lavorare la solita sequenza, quindi 3 punti bassi di cui uno l'ho già lavorato e poi una V. Quindi io adesso continuo a lavorare così tutto il resto del giro, non vi faccio vedere più passaggi perché è sempre lo stesso e noi ci rivediamo quando sono arrivata in prossimità della fine, così vi faccio vedere come terminare il giro. Mi raccomando, fate molta attenzione, qui nel giro dei punti bassi dovete saltare sempre 3 punti, altrimenti poi non vi risulta il disegno. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione di questo giro e sono arrivata in prossimità della fine. Precisamente mi mancano gli ultimi 5 punti da lavorare e se mancano 5 punti anche a voi, avete lavorato correttamente tutto il giro. Questo primo giro è un pochino difficoltoso da lavorare, ma non vi preoccupate, poi tutti gli altri giri saranno molto più facili da lavorare. Allora, ho appena lavorato una V, quindi metto questo filo bianco in orizzontale per nasconderlo, riprendo il filato beige, salto il punto alto corrispondente alla V, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Adesso lavoro
un secondo punto basso nel punto successivo. Nel punto successivo lavoro un terzo punto basso e, proprio come ho fatto per tutto il resto della sequenza, effettuo un cambio colore, sempre nello stesso modo. Adesso metto questo filo beige in orizzontale e lavoro una V, proprio come ho fatto per tutto il resto del giro. Quindi torno indietro qui dove mi sono già agganciata, chiudo le prime 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 3 punti bassi nella riga marrone, quindi vedete vado a finire proprio dove ho iniziato il giro, qui, e semplicemente continuo a lavorare la V. Una volta rimaste 3 asoline sull'uncinetto, lascio da parte il filato bianco e riprendo il filato beige e proprio con questo filato chiudo le 3 asoline. In questo modo ho effettuato il cambio colore. Adesso tiro il filato bianco per bloccare bene il punto e guardate attentamente cosa faccio. Mi raccomando, il punto alto corrispondente alla V va sempre saltato. Quindi prendo il filato bianco e lo sposto in questo modo. Tolgo questo marcapunto, inserisco l'uncinetto al suo posto e mantenendo il filato bianco in orizzontale prendo il filato beige e lavoro un punto basso. Adesso tiro bene il filato bianco. Cosa faccio? Allargo leggermente l'asolina sull'uncinetto. Proprio come vi ho fatto vedere nel giro di punto alto, entro al centro del punto basso appena lavorato e prendo sia questa asolina davanti che quella dietro. Si fa un pochino più di difficoltà perché c'è il filato bianco in mezzo, ma non è niente di così difficile. E adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto e prima di chiudere le 2 asoline prendo il filato bianco e lo sposto in questo modo. Adesso ho spostato il filato bianco, lo tiro bene e chiudo le 2 asoline sempre con il beige, mi raccomando. In questo modo è come se avessi lavorato un punto alto. Adesso, prima di andare avanti, prendo un marcapunto e lo inserisco qui sul punto appena lavorato. Adesso questo giro verrà lavorato tutto con il beige, quindi il filato bianco lo lascio così in sospeso e lo appoggio da una parte per non avere disturbo e semplicemente lavoro un giro di punto su punto a punto alto, quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. E questo è il risultato. Vedete? In questo modo ottengo una lavorazione pulitissima.
Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Entro nel punto successivo, ossia qui dove ho lavorato la V bianca, e lavoro un punto alto. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, quindi punto su punto a punto alto. Mi raccomando, devo avere sempre lo stesso numero di punti iniziale, nel mio caso 144. Ok, vi ho fatto vedere qualche altro punto così avete più chiara la situazione. Io adesso vado avanti a lavorare tutto il resto del giro e noi ci rivediamo in prossimità della fine per vedere come continuare la lavorazione. Mi raccomando, dovete lavorare anche i punti bianchi. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho completato tutto il giro, adesso devo lavorare l'ultimo punto, ossia qui dove ho lavorato la V finale del giro precedente. Quindi semplicemente carico il filo sull'uncinetto, entro qui sulla V e lavoro il punto alto. Adesso cosa faccio? Devo lavorare un nuovo giro con il bianco alternato al beige. Tolgo il marcapunto, metto questo filo bianco in questo modo, entro qui dove avevo il marcapunto e carico il filo sull'uncinetto. Devo avere 2 asoline beige sull'uncinetto. Adesso lascio da parte il filato beige e lo metto in orizzontale per poi nasconderlo. Prendo il filato bianco che ho appena fatto passare attraverso il punto e chiudo le 2 asoline. In questo modo ho lavorato un punto basso con il beige, ma ho cambiato anche colore. Adesso, prima di andare avanti con la lavorazione, prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro. Carico 2 volte il filato bianco sull'uncinetto e torno indietro su questa V iniziale e la carico sull'uncinetto. Quindi semplicemente passo sotto la V in questo modo. Vedete? Semplicemente passo sotto la V, quindi non entro in nessun punto, mi raccomando. Adesso carico il filato bianco sull'uncinetto e faccio passare il filato attraverso la V, così. Ho 4 asoline sull'uncinetto, chiudo le prime 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella V successiva, passo sempre dietro la V, mi raccomando, così. Carico il filo sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso la V, chiudo le prime 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto. Adesso
lascio il filato bianco, vado a riprendere il filato beige e chiudo le 3 asoline. Tiro il filato bianco per bloccare il punto, lo metto in orizzontale in modo tale da nasconderlo, salto il punto alto corrispondente alla V appena lavorata, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso, ma come ho fatto per il giro che abbiamo già lavorato, effettuo un cambio colore, sempre nello stesso modo. Adesso metto il filato beige in orizzontale e vado a lavorare una V. Quindi torno indietro qui nella V dove sono già entrata prima. Chiudo le prime 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella V successiva, chiudo le prime 2 asoline, chiudo le altre 2 asoline, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto, adesso lascio il filato bianco da parte, prendo il filato beige e chiudo le 3 asoline. Poi tiro bene il filato bianco per bloccare il punto e semplicemente ricomincio a lavorare la sequenza. Quindi metto in orizzontale il filo bianco per nasconderlo, salto il punto alto corrispondente alla V appena lavorata, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso ed effettuo il cambio colore. E poi lavoro una V. Una volta rimaste le ultime 3 asoline, cambio colore e le chiudo con il marrone, il beige. Tiro bene il filo e ricomincio la sequenza, quindi lavoro 3 punti bassi con il beige e una V con il bianco. Quindi come potete vedere ripeto lo stesso passaggio che vi ho già spiegato all'inizio, cambia soltanto il modo di iniziare il giro. Allora io adesso vado avanti a lavorare tutto il resto del giro ripetendo sempre questa sequenza e noi ci vediamo qui quando mancano pochi punti, così vi faccio vedere come chiudere il giro. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho appena lavorato 3 punti bassi beige ed ho effettuato il cambio colore, infatti vedete sull'uncinetto ho il filato bianco. E cosa faccio? Vado a lavorare una V, ossia l'ultima V rimasta da lavorare. Quindi, come al solito, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, torno indietro,
passo sotto la V dove mi sono già agganciata prima e chiudo le prime 2 asoline. Chiudo altre 2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella V successiva, che è anche la V iniziale, vedete già mi sono agganciata qui, e ripeto lo stesso passaggio di prima. Adesso mi rimangono 3 asoline da lavorare. Cosa faccio? Lascio da parte il filato bianco, prendo il filato beige e con questo filato chiudo le 3 asoline rimaste. Tiro bene il filato bianco, lo metto in orizzontale per nasconderlo, salto il punto alto corrispondente alla V appena lavorata, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo, ossia l'ultimo punto disponibile, e lavoro un punto basso. E questo giro è terminato. Adesso, proprio come ho fatto prima, vado a lavorare un giro di punto su punto. Quindi vi faccio vedere un'altra volta come iniziare il giro. E cosa faccio? Lascio questo filato bianco così in orizzontale, tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto basso. Adesso allargo leggermente l'asolina, entro qui nel centro del punto basso appena lavorato, prendo sia l'asolina davanti che l'asolina di dietro e lavoro un punto basso. Prima di chiudere il punto sposto il filato bianco in questo modo e poi chiudo il punto. Adesso lascio il filato bianco di lato, proprio come l'ho spostato, e continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto alto con il beige. Quindi prendo un marcapunto e segno questo punto appena lavorato, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, sia qui dove ho il punto della V, e lavoro un punto. Quindi mi raccomando, bisogna lavorare anche su questi punti bianchi. Poi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro a punto alto. Se volete essere sicuri di aver lavorato bene il tutto, contate i punti e dovete avere lo stesso numero di punti iniziali, nel mio caso 144 punti. Io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro e noi ci rivediamo tra un po' per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho appena lavorato l'ultimo punto alto, vedete? Qui ho subito un marcapunto, ho 144 punti, quindi posso andare avanti con la lavorazione. Questi 4 giri sono i 4 giri che andrò a ripetere per tutta l'altezza del cesto. Io adesso vi faccio vedere un'ultima volta come iniziare il primo giro, perché prima mi sono agganciata al giro di punto basso, mentre adesso devo ripartire dal disegno del rombo. Quindi vi faccio rivedere soltanto questo inizio e poi dopo
vi dovete ricordare di ripetere questi 4 giri, di cui 2 giri sono sempre di punto su punto a punto alto con solo il beige e 2 giri sono di decoro, dove cambia soltanto la partenza iniziale. Quindi riprendo il filato bianco e lo posiziono in questo modo in orizzontale, poi entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso lavoro nel punto successivo un secondo punto basso entro nel punto successivo e lavoro un terzo punto basso, ma come ho fatto negli altri giri effettuo il cambio colore. Adesso metto in orizzontale il filo beige per nasconderlo e vado a lavorare una V, sempre nello stesso modo. Quindi vedete, passo sempre sotto la V, non prendo nessun punto, ma carico soltanto la V sull'uncinetto. Quindi l'unica differenza rispetto al giro iniziale è questa, che lì ci agganciavamo ai punti bassi, mentre qui ci agganciamo ai rombi sottostanti. Una volta rimasta con 3 asoline sull'uncinetto, effettuo il cambio colore e poi semplicemente ricomincio a lavorare la sequenza, ossia 3 punti bassi beige e una V bianca. Ok, allora vi ho fatto vedere come iniziare il nuovo giro, precisamente il primo dei 4 giri da ripetere. Vi ho fatto vedere come
continuare la lavorazione della sequenza con i vari cambi colore. Adesso vado avanti con la lavorazione fino ad arrivare ad un'altezza di circa 10 cm. Poi dopo vi dirò con esattezza quanto decido di fare alto il cesto. Quindi i giri da ripetere sono sempre questi, una volta il giro che vi ho appena fatto vedere, ossia inizio con 3 punti bassi, beige e una V. Poi nel giro successivo vado a lavorare punto su punto a punto alto con il beige, poi inizio il nuovo giro con i due colori alternati lavorando un punto basso beige, poi una V e poi la sequenza come al solito, e poi un altro giro di punto su punto a punto alto. Quindi adesso vado avanti a lavorare fino all'altezza da me desiderata, ripetendo sempre questi 4 giri. Noi ci rivediamo tra un po'. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho ripetuto sempre gli stessi 4 giri e guardate che bello. Se come potete notare dal video il cesto non rimane bello alto ma leggermente incurvato verso l'interno, non vi preoccupate, perché dopo con il giro finale e poi una volta lavato il punto si assesta e il cesto rimane bello alto. Allora, sono andata avanti a lavorare il motivo fino ad arrivare ad un'altezza di circa 10 cm, proprio come vi avevo già anticipato. Adesso andrò a lavorare un bordo alto circa 3 cm, quindi il cesto alla fine sarà alto 13 cm. Se voi lo volete più alto potete continuare ad andare avanti con la lavorazione del punto fino all'altezza che più desiderate. Vi basterà ripetere sempre gli stessi 4 giri. Allora, come potete vedere ho appena lavorato un giro di punto rombo. Adesso vi spiego come chiudere il giro e il bordo lo vado a lavorare soltanto con il bianco e quindi come bloccare il filato beige. Allora entro qui nell'ultimo punto disponibile e lavoro un punto basso, ma una volta caricate le due asoline sull'uncinetto, cosa faccio? Prendo sia il filato beige che il filato bianco e faccio passare tutti e due i colori attraverso le due asoline in questo modo. È un pochino difficoltoso in quanto il filato così diventa molto spesso, ma se avete difficoltà potete anche far passare un colore per volta oppure utilizzare un uncinetto più grande ed aiutarvi con quello. Adesso cosa faccio? Allargo bene la solina bianca e prendo sull'uncinetto soltanto la solina beige e taglio il filo senza chiudere il punto. Adesso sfilo l'uncinetto, vedete è rimasta soltanto la solina bianca sul punto, mentre il filato beige adesso lo vado a nascondere. E cosa faccio? Reinserisco l'uncinetto nella solina bianca e la stringo il più possibile, poi sostituisco l'uncinetto con un marcapunto in modo tale da non perdere questa asolina. E cosa faccio? Prendo il beige, prendo un ago e vado a praticare una chiusura invisibile. Quindi come potete vedere qui ho lasciato il marcapunto di inizio giro, tolgo questo marcapunto perché non mi serve più e cosa faccio? Salto il punto dove avevo messo il marcapunto, entro qui nel punto successivo, ossia il punto bianco, e tiro il filo in modo tale da ottenere una solina larga più o meno quanto tutte le altre. Adesso cosa faccio? Torno indietro qui nel punto dove ho tagliato il filo, dove c'è la solina bianca, e entro proprio nel centro del punto e prendo soltanto la solina di dietro e quella piccola solina sottostante.
Non dovreste trovare difficoltà ad inserire l'ago perché c'è già il filo bianco in mezzo che diciamo fa risaltare subito le due asoline. Una volta fatto questo faccio passare il filo e lo tiro in modo tale da ottenere una asolina uguale alle altre. Adesso mi aggancio ad una qualsiasi asolina nella parte interna del cesto, qui, e blocco questa chiusura invisibile con un nodino. Se ci fate caso è la stessa chiusura che ho applicato per il fondo. Mi raccomando, fate attenzione a non bloccare anche il filato bianco. Adesso sfilo l'ago, prendo un accendino e brucio questa parte finale e vado avanti con la lavorazione. Quindi riprendo il marcapunto, allargo un pochino l'asolina e inserisco al suo posto l'uncinetto. Adesso metto il filato beige che ho tagliato in orizzontale per nasconderlo, entro qui nel punto dove ho applicato la chiusura invisibile e lavoro un punto basso. Tiro bene il filato beige, prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso entro nel punto successivo, qui dove c'è la V, e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. E semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo avere sempre lo stesso numero di punti iniziali, quindi nel mio caso 144. Mi raccomando, dovete lavorare un punto basso anche qui dove c'è la V bianca. Allora, io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro, come vi ho detto, punto su punto a punto basso, e noi ci rivediamo quando sono arrivata qui in prossimità della fine, così vi faccio vedere come iniziare il prossimo giro. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione di tutto il giro punto su punto a punto basso e questo è il risultato. Ho appena lavorato l'ultimo punto prima del marcapunto e adesso vi spiego come continuare la lavorazione. Come potete vedere con questo giro già il punto ha iniziato ad assestarsi, infatti è un pochino più dritto rispetto a prima. E adesso cosa faccio? Continuo semplicemente la lavorazione a spirale, quindi tolgo questo marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto basso, allargo leggermente la solina sull'uncinetto e poi lavoro il punto. Adesso prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi sempre che qui inizia il mio giro e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo avere sempre lo stesso numero di punti.
Allora, adesso semplicemente continuo a lavorare tutti i giri di punto su punto a punto basso, ogni giro lo inizio proprio come vi ho appena fatto vedere, fino ad arrivare ad un'altezza totale di circa 3 cm. Poi se voi volete potete anche continuare la lavorazione e raggiungere l'altezza che più preferite. Per questo tipo di cesto ho deciso di non realizzare dei manici perché già il punto è molto lavorato e diciamo non mi piaceva l'effetto con i manici, quindi ho preferito lavorare semplicemente una striscia. Quindi adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo tra un po' per vedere come terminare il cesto. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho lavorato 1, 2, 3, 4 e 5 giri di punto su punto a punto basso e sono arrivata all'altezza da me desiderata, ossia circa 13 cm. Ho appena lavorato l'ultimo punto basso, adesso cosa faccio? Taglio il filato, ne taglio un pochino perché vado ad applicare una chiusura invisibile. Quindi sfilo l'uncinetto, tiro bene il punto, inserisco qui l'ago . Adesso tolgo questo marcapunto, entro nel punto successivo, quindi salto il punto dove avevo messo il marcapunto, prendo il punto intero e faccio passare l'ago. Tiro il filo in modo tale da ottenere una solina uguale a tutte le altre. Poi cosa faccio? Salto sempre il punto dove avevo messo il marcapunto, rientro nel punto dove ho tagliato il filo, entro nel centro del punto, prendo soltanto la solina di dietro, prendo anche la solina sottostante, proprio come ho fatto prima per la chiusura beige, e faccio passare l'ago. Vedete, prendo questa solina qua sotto, Adesso tiro bene il filo, posiziono le dita in questo modo in modo tale da tenere il punto bloccato a questa grandezza e nella parte interna del cesto vado a realizzare un nodino nella prima solina disponibile in modo tale da bloccare questa cucitura. Adesso non mi rimane altro da fare che nascondere questo filo. E cosa faccio? Semplicemente inserisco l'ago qui nelle varie asoline dei diversi punti bassi e faccio passare il filo. Una volta nascosto il filo non mi rimane altro da fare che togliere l'ago, prendere l'accendino e bruciare la parte finale e in questo modo il cesto è terminato. Il mio consiglio è questo: prima di utilizzarlo lavatelo così si assesta bene il punto. Allora, come potete vedere il cesto è pronto, ho finito di nascondere anche l'ultimo filo e adesso l'ho lavato
Adesso il punto rimane molto più dritto, si è assestato bene e non crea problemi, non ci sono difetti. Spero tanto che il progetto vi sia piaciuto. Ho cercato di realizzare un cesto diverso dal solito, di utilizzare due colori per dargli questo effetto molto particolare. Ho utilizzato due colori abbastanza neutri, il beige e il bianco, ma voi potete realizzarlo anche tutto di un colore o con i colori che preferite. Spero tanto di ricevere qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest oppure Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Io vi saluto e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ciao!